Quanto caldo? Guarda la vescica qua nera. Porco due. ¡Ay, sabroso! Dale tumbao, Tony. ¡Ay, qué rico, rico! ¡Camina! ¿Cómo dice mi coro ahí? Juega, juega bonito, juega con el tumbao. La verdad, juega, 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 juega bonito, juega con el tumbao. Juega, juega bonito, juega con el tumbao. Juega, juega bonito, juega con el tumbao. Bueno, mira. Ci siamo sentiti un po' piloti o no? Super piloti. Anzi, campioni. Campioni. Good morning, buongiorno. I'm here at Elba Island for a 3 days adventure course with Fabio Fasola. It's an awesome way to learn and improve your skills off-road, especially for us that we love to travel off-road, adventure, but until you get uncomfortable, you don't really learn. So these 2 days, 3 days are perfect to, you know, get a little bit of confidence and start learning and improving your skills. gamba deve essere diritta e devo andare sempre a lavorare con il bacino, per cui io da qui vado ad appoggiarmi e questa mi diventa la mia posizione, perché quello succede che è il corpo che riesce, che fa sì che io non abbia peso sulle braccia, che le braccia siano sempre morbide, che io riesca a guidare nel modo più morbido possibile. Se io accelero e già comincio a fare questo movimento, io resto aggrappato al manubrio e perdo esattamente la linearità della moto. Poi la frizione perché serve? La frizione serve perché io ho bisogno di una coordinazione, mi devo coordinare quando vado a curvare insieme al corpo, cioè il manubrio deve girare insieme al corpo, e se io riesco a pizzicare un po' la frizione riesco a tenere una marcia leggermente più lunga ed evitare che la moto mi continui a fare questi strappi avanti e indietro, perché ho bisogno sempre di linearità. I freni vanno usati contemporaneamente, un 60% su quello anteriore, un 30-40% su quello posteriore, mai usare un freno solo, perché col freno solo non riesco a far sì che la moto stia attaccata al terreno. Generalmente il freno anteriore è quello che frena, il freno posteriore è quello che compensa la frenata. Diciamo che questa qui è la classica curva in cui è importante l'ingresso, è importante la traiettoria e cercare di uscire nel migliore dei modi, in quanto il terreno è sdrucciolevole, per cui se non riusciamo a mettere insieme questo puzzle di nozioni tecniche di guida diventa difficile avere la miglior percorrenza. Ecco la posizione, non si alza in piedi, non si è alzato in piedi e ora è troppo arretrato per andare a affrontare questa tipologia di curva, e in uscita non scarica il peso sulle pedane contrastando l'aggressività della moto. Per questa tipologia di terreno il fatto di non avere la posizione giusta in sella fa sì che la moto non abbia mai un'aderenza coerente con l'angolo della curva.
Bella rovinata, eh? Per quello che dicevo, va bene, va bene. Aspetta, spegnila. Grande, cazzo, Ronaldo, grande. Dai che ci sei, fatta. Vai. Momento caldo. Guarda la vescica qua nera. Porco due. Che spettacolo! Non c'è modo di rappazzarlo. È proprio qua il buco, guarda, qua c'è il tubo qui. Dove? Questo C'è tubo un qua. cubetto qua. No, dietro secondo me. È staccato il tubo? Ce l'hai il moscettino? Tienilo quello perché poi ti fa servire all'interno. 2 gradi in meno adesso, Ce l'hai il mossettino? Sì. Torretta rotta, però meno male che ma per caso abbiamo qua MacGyver. dritto, sì. Guardalo un po' un attimo. Boh. Sì, Va bene? sì, è dritto. Questo è più soldo di prima. Grazie.
Porco Diaz! Che pirla! Aspetta, aspetta! Aspetta, aspetta, aspetta! Slowly. Trattore!